Ragazzoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ci troviamo in questo posto peninsulare, scoglieresco, isolato da tutti. Ci siamo solo noi e un altro che pesca lì a mare a polpi. E di polpi ne vedremo in questo episodio e lo toccherò pure. Esploreremo, pescheremo subacqueamente e prenderemo anche dei pesci di cui faremo anche una ricetta veloce e buona. Iniziamo però esplorando questa scogliera peninsulare dove ho visto una bellissima pozza dove ci sono dentro queste cose qui, guardate. Guardate qua dove siamo e qui c'è anche un gambero, ragazzi, questa è terra selvaggia. Guardate, pezzi di granchio. Ho visto un gamberetto qua. Vediamo se riesco a prenderlo. Sì, guarda qua. Sono piccoli di gambero. Guardate. Guardate quei piccoli di gambero. Ma questa pozza manco in Australia c'è. Ragazzi, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, attendo la campanellina, condividete e buona visione, perché oggi esploreremo questo posto, magari anche pescheremo perché ho un fucile subacqueo, quindi sì, faremo delle prove. C'era un gambero, eccolo. Ma che cazzo ho fatto? Che ho fatto a non prenderlo? Guarda qua che granchio che c'è, e questo granchio si diverte. Questo granchio si diverte qua a cacciare tutti sti gamberi, sti pesciolini. Oh, c'è l'acqua che mi sta... Queste sono le squame. Fame di pesci. Qui ragazzi andremo in acqua per fare un'esplorazione, tanto staremo qui tutta la giornata, quindi avremo tempo di pescare, ma guardate cosa succede ai miei video che ho fatto dopo. Si vedono così, non so perché, poi però me ne accorgo, sistemo, ve li sintetizzo. Abbiamo esplorato un po' di grotte che ci sono all'entrata, però non c'è niente oltre granchi e pesciolini piccoli. Poi ho trovato una lenza, l'ho tirata, ho detto qui secondo me c'è un pesce attaccato, e infatti ragazzi il pesce c'è e adesso ve lo faccio vedere, perché l'avevo fatto vedere prima, ma nel video appunto avete visto come si vede, e si vede proprio tutta la montatura, anche un saraghetto già mangiato da vari organismi. Pescare qui è molto rischioso perché è pieno di scoglie e tane dove il pesce si può nascondere, quindi come in questo caso puoi perdere tutto. Ma proseguiamo ragazzi, mi immergo, vedete qui quanta corrente forte che c'è, che strappa via dagli scogli tutte queste piante, queste alghe e le trasporta. Guardate lì, si vede una bella occhiata, tantissimi pesci lì negli scogli che sembrano in frenesia, stanno scappando, non so se da noi o da qualcos'altro di grande che c'è nelle vicinanze, ma comunque sono molto veloci. Guardate qui, c'è ancora corrente ancora più forte di prima. Mi immergo qua per cercare a destra, mi giro e vedo due saraghi sempre e un altro che corre via. Scendendo ancora di più in questo scoglio ne escono fuori dalle tane un sacco di saraghi e lì ce n'è uno in particolare fasciato molto grande. Dopo ragazzi mi tuffo per cercare un po' più a riva sotto queste grotte che avevo detto prima, però non c'è niente a parte dei pesci e dei granchietti. Però mi piace questo posto perché è sempre ricco di vita. E lì davanti c'era una medusa big, ma state tranquilli, quando vi trovate vicini a questo tipo di medusa basta che gli mettete la mano sopra la testa senza toccare i tentacoli. Io qui la stavo pigliando per il culo, solo che poi fa una mossa spettacolare con i tentacoli, quindi mi sono cacato addosso, perché tipo i tentacoli mi stavano per... capito, no? Stanno allungando verso di me, quindi con uno scatto fulmineo me ne esco via. Qui faccio un'ultima immersione in solitaria e vedo subito appena entro una bella grossa medusa e davanti ragazzi purtroppo non si vede benissimo perché è solo la seconda volta che uso questa telecamera sopra la maschera, quindi ancora devo posizionarla bene. Qui dove sto indicando però c'è un cefalo che era fermo e ora un poco si vede, guardate, vi stoppo l'immagine appena si vede, ecco, vedete? Sembra è morto, è stato fermo così fino a quando non mi sono avvicinato a 1 metro da lui, poi se n'è andato. Primo bello concluso. Ragazzi, sto andando in esplorazione di... c'era una persona, ha preso 2 polpi, ma come cazzo è possibile che non ne ho visto manco uno? Belli polpi aveva preso, e cosa ci può essere? Sto andando tipo in Australia quando ci sono le basse maree che si fanno tipo le pozze. Non è proprio l'Australia, però dai, ci può stare, Questa è bassa marea, non è che l'acqua è così agitata da arrivare qua. Quindi qui forse alcune volte si riempie di acqua, Adesso che lui se n'è andato, ci faremo tutte le esplorazioni di qui. Mi porto anche il fucile, così se c'è un polpo con l'asta, se è sempre bello il polpo, perché se è piccolo non lo prendo, cioè lui ne ha presi 2, prendere un terzo a meno di 1 chilo deve essere.
Che no, sterminiamo tutti che non va bene. E vedete qua queste caverne ci sono sott'acqua, tipo così. Così no, di meno, ma se ce n'è una così sicuro c'è qualcosa. Vedete qua che cosa c'è? Guardate lì che caverna che c'è. Vediamo se vedete qualcosa voi. L'obiettivo, ragazzi, è prendere un polpo. Minchia. Oh damn, bro. Ho visto una cosa grossa. Io ho detto che sei un bancuccione di pesce. Ah, fanculo. Ragazzi, quando mi sono messo sul pezzo di sopra, raggiungo un bellissimo spot e quindi mi immergo. Ricordiamoci però che non ho i pesi, quindi faccio un po' fatica a scendere, ma non posso solo fare degli aspetti qui, aggrappandomi a qualcosa, faccio i soliti richiami, strofino lo scoglio, faccio. Poi si avvicinano un po' di pesci, ma non sono grandi. Poi arriva lui che mi ha perseguitato nello scorso video 5 volte, mi ha perseguitato. All'inizio non lo vedo, poi mi giro a destra ed eccolo là, questo pezzo di merda. Io qui ancora non lo vedo, poi vedo qualcosa di un po' più grande che si muove e dico oh Dio, da dove è apparso? Però era troppo girato, quindi dovevo girare subito di colpo, non ho preso bene la mira, il fucile si muoveva troppo e l'ho mancato. Rivedendo l'errore ho fatto sempre lo stesso errore dell'altra volta, ho sparato sempre troppo in alto. Ma adesso, ragazzi, lo correggo nei prossimi tiri questa cosa. Comunque, ragazzi, è incredibile la velocità di questo pesce. Guardate, appena lo sparo sembra 2 per messo il video. Dopo un pochettino ritorno sempre nello stesso spot, un poco più a destra. Questa volta, dopo che ho capito bene l'errore, non mi fregano più i pesci, quindi faccio sempre un po' di richiami. Guardo a sinistra, non vedo niente, mi giro a destra e vedo un gruppo di mormore. Punto a quella più grande, miro per bene e sbam! Eccola qui che parte subito. All'inizio non me ne ero accorto che c'era, poi ho visto risalendo qualcosa che si muoveva, mi abbasso e vedo che l'ho presa, ragazzi. L'asta è bloccata, quindi mi devo adesso immergere. Dai, non è malissimo come mormore, c'è di meglio, però per addestramento questi pesci sono molto buoni, molto buoni, e anche da mangiare sono buoni. Qui recupero l'asta e poi torno a riva. Il carago mi persegue da sempre, avete visto? È l'unico che non riesco a prendere. Anche nello scorso video, se l'avete visto, che non l'ho visto, lo lascio qui sopra, in alto a destra, in alto a sinistra, non mi ricordo dove. E l'abbiamo sparati qualche 3-4 volte e niente, manco, ho preso sempre per 2 centimetri mancato. Abbiamo preso una mormora. Ragazzi, mio papà vede sotto questa grotta una murena, non gigante, ma la vede, e quindi ci torniamo perché è sempre bella vederla, no? Guardate che cosa troviamo. La murena non la vediamo, però guardate cosa c'è. Una tana di sarghi, ragazzi, non giganti ma belli. E io vi giuro che io lì non li vedevo, io vedevo tutto buio. Secondo me è la maschera perché ogni volta si appanna. Forse anche per questo non prendo bene la mira, perché si appanna la maschera, perché io vedo solo dall'occhio sinistro ogni volta, e ogni volta devo fare per pulire, però non è che posso fare sempre shuk pure sott'acqua, quindi devo rifare di nuovo la cosa con l'accendino, che l'abbiamo fatta 3 volte, non si fa. Ma comunque, ragazzi, vedete questa bella tana di sarghi, che almeno qui dal video la vedo, non la vedo dalla realtà ma la vedo dal video, è bello, non me l'aspettavo. Magari si vede anche la murena, anche se non l'abbiamo vista. E ragazzi, l'obiettivo si sta per concludere, vedo un buco ricoperto da conchiglie, quindi smuovo un pochettino e vedo che esce un tentacolino, però si è imbucato. Non capendo se è grande o piccolo, infilo delicatamente l'asta di dentro ed esce un tentacolo. Lascio il fucile così rimane lì a dargli un po' di fastidio, non eccessivo, e poi cerco di afferrare il tentacolo, però mi scivola
Successivamente il polpo esce e lo afferro, vedo che è piccolo, quindi non lo prendo, ma lo tengo un po' nella mano e poi lo faccio andare via. Lasciato l'inchiostro ed eccolo lì. È secondo me una cosa buona che gli ho dato anche fastidio, perché se l'ho visto io, se torna quello lì che pesca polpi, sicuramente l'avrebbe visto anche lui e secondo me l'avrebbe trattenuto lui. Polpo, cercati un posto più riparato. Poi ritorno sempre nello scorso spot, ormai questo è il mio punto definitivo. Mi immergo e mi aggrappo sempre uno scoglio, essendo che non ho i pesi, o almeno mi secco a metterli. Faccio i soliti richiami come sempre, ormai non c'è più bisogno che vi dico quali sono. Mi guardo sempre a sinistra non c'è mai un cazzo, sempre mi giro a destra e arrivano dei pesci. Sono un saraco fasciato, piccolo, però arriva un gruppo di cefali. Miro a quello più grande, sembrerebbe quello più grande, e poi mi accorgo che c'è un altro un po' più grande, ma non è che cambia di parecchio, e qui faccio sì, col pugno di quei rendisti, perché finalmente dopo tanti tiri che ho mancato nello scorso video, finalmente un poco li prendo. Un cefalo carino, sempre anche qui c'è di meglio, ma è sempre buono come addestramento. Poi non so perché, però, quando passano i pesci giganti come i caranghi oppure i cefali enormi e li manco, come cazzo è possibile? E succederà anche dopo, ragazzi. Comunque, ragazzi, finalmente gli elastici caricati come si deve, finalmente. Qui guardate che tecnica, ragazzi. Io mi immergo e mio papà lancia una pietra in acqua e si avvicinano tutti i pesci. Guardateli qua, sono dei sarghi, non mi sembrano giganti, tranne ora che vedo quel sargo fasciato forse un po' più degli altri, ma noi puntiamo a pesci un po' più pregiati. Il sargo fasciato è quello lì con le carni meno buone di tutti quanti i sarghi, no? Poi se fosse stato un sargo maggiore, però di quelli maggiori, no, quelli piccoli, li avrei sparato. Riproviamo la tecnica però in un altro punto, mi aggrappo sempre, mio papà lancia la pietra e la tecnica di funzionare funziona, quindi se c'è un bel pesce si avvicina, perché guardate appena lancia la pietra come si avvicinano i pesci. Guardate a sinistra mai, a sinistra non guardo più ormai, guardate a destra quanti pesci si avvicinano. Non sono grandi, però è sempre bello, cioè fa un bel effetto, proprio i pesci li vedi che si avvicinano a te, però non sono grandi e quindi risalgo. Qui, ragazzi, vediamo una spigola di 700 grammi circa che si avvicina, che gira intorno da stamattina, quindi facciamo un po' di richiami tutte e due. Mio papà con le pietre, io col fucile, e si avvicina, però non si vede perché sembra la telecamera è fuori dall'acqua. La miro, aspetto che si avvicina e sbam, gli sparo, ma mancata. Ho detto, ragazzi, i pesci un po' più belli non li prendo. Successivamente, ragazzi, mio papà vede un'orata di circa 2 kg, io non la vedo, però dice che c'è, quindi c'è, e quindi abbiamo capito anche che girano questi pesci molto grandi. È un peccato non averla vista, anche solo riprenderla sarebbe stato bello, però vabbè, ragazzi, ne vedremo altre, ragazzi, lungo il nostro percorso, e soprattutto se vi iscrivete attivando la campanellina non perderete mai le notifiche di quando eventualmente dovremmo rincontrare questo fantastico pesce, e con lei anche altri moltissimi specie di pesce. Ragazzoli, eccoci qui in cucina, spostati per cucinare i nostri 2 pesci, un muletto, un cefalo e una mormora. Per questa ricetta ci servirà prezzemolo, pomodorino, come qualsiasi ricetta che abbiamo fatto finora, olio extravergine d'oliva, questa volta non me lo dimentico, una padella o così, oppure quella normale, e poi del vino bianco che io non ho, quindi userò il gin. Allora, non so se funziona, ma comunque lo proverò. È molto forte, quindi ne metterò un pizzico, voi essendo che usate vino bianco ne mettete anche mezzo bicchiere, un bicchiere, un goccetto così, poco. Sentiamo dove. Mamma mia, lo mettiamo qui, fate finta che è vino bianco voi, ragazzi, tanto ci assomigliano. Il pesce intanto lo possiamo iniziare a mettere nella padella. Poi andiamo a prendere i nostri pomodorini, li sciacquiamo tutti quanti e li tagliamo. Ci serve anche l'aglio, ragazzi, dimenticavo l'aglio, e un po' di pepe se volete, quello è opzionale, io lo metterò, dà sempre un po' più di sapore, anche secondo me non fa male. Quindi aglio, ne basta uno spicchio solo tagliato a metà. Comunque, ragazzi, mi sono divertito molto nella pescata, spero che vi siate divertiti anche voi, veramente bel posto. Ci ha regalato, quello lì che pescava polpi, anche un polpo che ha preso lui, quindi veramente molto gentile. Non lo cuciniamo oggi perché non è il nostro obiettivo oggi cucinare il polpo,
era solo prenderlo l'obiettivo e l'abbiamo preso, non l'abbiamo qui perché era piccolo, quindi l'ho lasciato, però obiettivo completato ragazzi. Possiamo iniziare a mettere l'aglio, lo mettiamo così, poi cosa facciamo? Mettiamo, quindi ci serve l'acqua, prima mettiamo il gin, prima dell'acqua, mettiamo l'acqua, mettiamo un po' di olio, ok, accendiamo, prima dobbiamo accendere la bombola però, e mettiamo i pomodorini, mettiamo, poi ho visto in un video, per capire quando il pesce è cotto, noi l'altra volta abbiamo fatto che se lo tocchi da sopra, se è tiepido vuol dire che la parte di sotto è cucinata, ma in questo caso che in questo caso che non dobbiamo girare il pesce, ci sarà un'altra tecnica per capire quando è cotto. La tecnica è, se spacchi dalla camera si attacca, vedete questa spina qua, quella spina lì, se si sfila subito, questa qui, se si sfila subito, allora vuol dire che è cotto. Ora si fa un bel sughetto ragazzi, sto lo prendo per dopo, così lo stacchiamo, e prendo anche le pinze perché quello del video la staccavo a mano la spina, però io non mi voglio bruciare. Nel frattempo che si scalda ragazzi, in base alla grandezza del pesce, questo ci sarà 5-10 minuti, se il pesce è grande ci sarà anche 20 minuti. Aspetta, il prezzemolo ho dimenticato, oltre al prezzemolo anche il pepe e il sale ragazzi, ma proprio ho la testa. Prendiamo quindi prima il sale, ok, e pepe, sentite qua, mamma mia ragazzi, ma che ricette che vi porto, scoliamo il tutto, ora che ci sono tutti gli ingredienti, usiamo il trucchetto dell'altra volta ragazzi, 3, 2, 1, oh mamma mia, vediamo se è pronto, ascoltiamo. Sì, credo proprio di sì. Vediamo se la tecnica della spina funziona ragazzi. Abbassiamo la fiance. Si è tutta subito, vuol dire che è cotto. Ecco, 1, devo prendere un bettino un po' più grande, e 2, e adesso usiamo questo per raccogliere tutto il sugo. Sì, rimanete con noi perché assaggeremo e decreteremo il vincitore da questi due pesci. Questo sugo un po' lo lascio qui perché poi lo usiamo per la pasta. E adesso andiamo velocemente con l'assaggio e decretiamo questo vincitore. Lo immergiamo bene nel sughetto. Direi che gli do al cefalo un 7,5-8 ragazzi, al cefalo. Andiamo con la mormola che secondo me è più buona, giusto a posto del muletto, e invece ragazzi vince il cefalo ragazzi, mi piace di più il cefalo, quindi 7,5 per il cefalo abbiamo dato, quindi la mormola 6,5-7, si sente il gin. Sono soddisfatto di come è andata la giornata. La prossima volta punteremo a pesci più grandi, mi sono divertito molto, mi sono sentito un australiano, chissà se un giorno andremo in Australia ragazzi, potrebbe essere. Se vi iscrivete attivando la campanella, condividete il video e il canale, lasciando like a tutti i video, ci sono molte probabilità che prima o poi andremo in Australia ragazzi, però condividere è la cosa più importante di tutte secondo me, oltre ad iscrivervi, perché fate capire all'algoritmo che quello sta condividendo un video a uno, che poi lo condivide a un altro ancora, e quindi il video sta portando molte persone su YouTube, e quindi questo fa sì che mi spinge ancora di più il video e il canale ragazzi. Questo mi farebbe molto piacere. Detto ciò, per questo video è tutto, spero di rivederci al più presto con un prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, vado a finirmi il pesce.